ritrovo assetato e affamato, non so a quanti metri sottoterra. Un'altra grotta, non è rassicurante. Dannazione, non mi piace passare qui in mezzo. Qui è un bel labirinto. Da dove cavolo sono venuto? Oh, non sembra, ma ne ho fatta di strada. Bene, ci stiamo avvicinando sia al ponte che alle grotte. Voglio vedere prima quella piccola grotta e poi entrare in quelle vere, in quelle grandi, e dare un'occhiata a quel rudere a che ci sono, per capire di che si tratta. Eccoci qua. Qui è tutto bruciato, non c'è nient'altro da vedere. Ora devo salire lì sopra e arrivare al rudere che vedevo prima. È come salire una scalinata, solo che molto meno noioso, vista sulle grotte. Ed ecco anche dei gradini. Ora do un'occhiata qui sopra. Beh, di vederlo l'ho visto, sono dentro. Rocce. Ok, devo scendere nuovamente. Scendo di là. Oh, ecco perché non mi serve la palestra. Il ponte non è accessibile, troverò un'alternativa, credo di averla trovata. Scendo da qui, così raggiungo l'altro lato. Non vedo l'ora di fermarmi per bere. Beh, non vedo né acqua né sorgente, non qua, però ci stava, vedete il terreno, il fango essiccato, ed eccomi sul versante opposto e noi abbiamo fatto il giro da lì sopra. Noi, io con voi. Credo di aver fatto nuovamente una fesseria, perché qui è pieno di piante, cactus, che non mi permettono di passare. Sono piante spinose, quindi non mi posso intrufolare da qui, nemmeno da sopra. Devo fare nuovamente il giro, stavolta da qui.
Dimenticavo prima che grazie alla sua conformazione questa zona è ricca di piante particolari che si trovano solo qui. Nel frattempo ho anche trovato dei gradini che portano su. Stavolta prendo la via più semplice. Ok, ora devo fare meno spavaldo, meno salti, perché qui ci stanno anche dei pipistrelli e non vorrei disturbarli. Non mi sembra molto profonda. Di alta è bella alta. Devo arrampicarmi, mi sa, perché non mi piace passare qui in mezzo. Non mi entusiasma. Non con lo zaino. Prendo la via panoramica. Ed anche stavolta sono equipaggiato con tutte le torce. Ho lasciato il treppiedi, non sembra, ma sono già un po' in alto. Che è molto emozionante. Trovarmi all'interno di una grotta in cui millenni fa ci vivevano. Comunque è un vero peccato che sia stato abbandonato, doveva essere ben attrezzato, come vedete, anche da un sistema di illuminazione. Mi fa quasi un po' di impressione sapere che sotto di me c'è il vuoto e sto camminando su un piano sospeso. Quello mi sembrava un altro osso come quelli che ho visto prima là fuori. Ok, qui ci passerei. Dico ci passerei perché preferisco prendere l'alternativa più larga. Ci sono delle impronte e non sono mie queste. Anche se sembrano della stessa misura. Non ci credo. Ma quanto è grande! È tutto molto stretto. Claustrofobico. Sto facendo le riprese col telefono per vedere meglio. Adesso devo passare alla GoPro. Allora c'è un'altra strada panoramica. Allora lì è quella fessura sottile che vi ho fatto vedere poco fa. Sono già ad una certa distanza dall'entrata. Vedo se riesco a fare la via panoramica. Questa mi sembra più sicura. Ho un piccolo problema che mentre mi arrampico non riesco a puntare le luci, quindi mi
mi arrampico un po' alla cieca. Mostri arachnidi. Devo fare attenzione alla testa perché un attimo. Io ero qui. E vai. Sospeso nel vuoto. Sembra un labirinto qua. Lasciare lo zaino per essere più leggero di 5 kg, ma ho l'attrezzatura che mi potrebbe servire. È andata la luce in faccia. Dannazione. Da notare che mi sto per ritrovare nel buio. Mi sta per scaricare la torcia, quella che fa più luce. Vorrei arrivare fin là. Sento dell'acqua. Devo riuscire a scendere. Polvere e scarpe e luci permettendo. Ma è pazzesco, non ci posso credere che sto facendo questa roba. No, non posso, sto per fare. Forse era meglio non vedere. Ho visto dove ho messo le mani. E non è rassicurante. C'è un tappeto di ragnatele, sembra foschia. E non vedo bene, non distingo molto le zone, i tappeti di ragnatela da queste piene di polvere. E non solo, devo fare attenzione a stare piegato in diverse zone. Ma quanto è grande, da paura, è bellissimo. Ok, qui devo fare un azzardo. Ok. No, anche qui della spazzatura. Assurdità. Tutta questa roba come c'è finita qui? Da dove cavolo sono venuto? È un labirinto e io ci sono dentro. Io credevo, do un'occhiata, tanto non trovo niente. Vedo la facciata, dico che ci sta il nulla e torno indietro. E invece dentro una caverna. Ecco qua la
sorgente, quella che va a valle. Ok, la torcia va, mi sta per abbandonare. Dannazione, devo spiegarmi. Qui è un bel labirinto e tornare indietro non è il massimo adesso con questa poca luce, ma è l'unica opzione, ma forse no. Avete visto, c'è una luce, questo mi dà conforto. Magari la spazzatura è arrivata anche da lì, o sarà il letto del fiume. Se è entrata tutta questa roba, compreso questa grossa ruota di camion, posso passarci anch'io, ma c'è qualcosa. Io preferisco uscire, mettermi al sicuro, il treppiedi lo prenderò probabilmente più tardi. Ottimo, sento i cani pastore, probabilmente quelli di prima. Devo mettere... bellissimo. Devo mettere i piedi al sicuro, non su questi strati sottilissimi. Ci sono quasi. Non so dove sono, ma è un sollievo essere uscito fuori. Un po' di ragnatele in faccia, ma almeno sono all'aria aperta. Bellissimo. Devo farmi il labirinto con poca luce. Se c'è un modo per riuscire ad uscire da qui è quello di usare pazienza e tenere la testa bassa quando serve. E non mettere i piedi nel fango. Devo sbrigarmi perché già sta tramontando il sole. Guardate, questi non sono stati scolpiti dall'acqua, ma dall'uomo. Vedete queste fessure? Ok, è il momento di fare il cicerone. Devo darmi una mossa. Attenzione alla testa. Fare l'equilibrista. Bene, bene. Potrei fare un salto da qui, saltare da lì. Io vengo dall'alto però. Neanche riesco a fischiare, ho le labbra secche. Pensavo, fai la maggior parte della strada e dopo ti fermi a bere, mangiare uno snack. E invece bellissimo.
Invece mi ritrovo assetato e affamato non so a quanti metri sottoterra. Allora io vengo da lì sopra, ma porca vacca quanto è alto. Prenderei dal basso stavolta, sembra più largo, solo che dopo stringe troppo, è troppo ripido, non so nemmeno come ho fatto a scendere. Voglio provare di sotto, mi piace questa piattaforma, ma non ci arrivo con un salto. Mi appenderei, ma essendo questa la vita reale non posso permettermi di fare game over. Stavo filmando, meno male. Si dica che mi manchi il coraggio. Ma che questo è un punto cieco. Un topolino. Ehi. Piccolo piccolo. Topolino. Vabbè. Comunque è bellissimo qui questo canyon. Vai vai, ci sono. Ci sono. Ci sono. Ero lì alla base del canyon, lì. Ok, mi arrampico e sono nuovamente in cima. Farei un salto ma sbatterei la testa. E quindi un saltello. Bellissimo, vedo l'uscita. Vedo l'uscita, si vede la luce. Bene, ora devo scivolare in questa fessura. Salto. Le mie impronte. Bellissimo. Sono riuscito a fare andata e ritorno. Che sollievo. Quanto sono grato a queste gambe, a queste ginocchia e a questo corpo. Non è sempre stato così, ma questa è un'altra storia. Bellissimo. Ora devo darmi una mossa. Voglio vedere se ci stanno altre grotte ancora sotto, tipo là in mezzo. Da dargli un'occhiata e poi mi arrampico verso il lazzaretto. Il sole è tramontato, ma ho ancora qualche minuto di luce naturale. Ma guarda un po', un'altra grotta. Wow, credo che questa grotta si unisca a quella che ho visitato prima. Sta tenendo ancora la torcia. Quindi arrivo
dare un'occhiata finché posso, tanto sarà una piccola occhiata, ma non sono solo. Stavo dicendo che non sono solo. Eccolo. È un bel topolone. Chissà se continuano ancora. Magari proverò un'altra volta con le torce cariche. Ora sembra che ci sia più luce, ma è grazie alla torcia del telefono. Quest'albero resiste ancora. Sarebbe un bel salto, ma regge. È alto? Sì, è alto. Non sono molto comodo. No, decisamente non comodo. Cosa c'è qui di interessante? Profumo pazzesco. Ne prendo giusto un pochino. Questo è timo, è buonissimo sia con le patate che con la carne. E ora devo arrampicarmi fin lì. Spero che la luce della luna mi aiuti, perché qui non ce n'è molto. Anche se in telecamera sembra luminosissimo con un sole che spacca a momenti, ma no, è buio. Mi sono arrampicato giusto qualche metro, mi sono fermato un attimo per riposare perché sono in giro da molte ore, ho fatto molti salti, un bel po' di chilometri sotto nelle grotte e nella gola, ero proprio là sotto a valle. Ora sono qui in cima, sotto la fortezza. Ho trovato giusto questi 40 cm per riposare in piedi e ora proseguo. Avendo la GoPro scarica non potrò filmare, quindi vi aggiornerò lì sopra. Adesso si vede anche qui che è buio. Sono a circa mezzo strapiombo. Sto dando un'occhiata al telefono perché è più luminoso, così capisco più o meno che direzione prendere. Non ci posso credere, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. È buio, sono in cima. Che emozione. Scusate, sono al sito di uno dei miei primi video, il lazzaretto. Se questa avventura vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, mettete il mi piace ed anche un commento. Mi piace sapere il vostro parere. E con questo panorama vi saluto, ci vediamo alla prossima avventura.
potete capire quando sia stato bello, emozionante.